ritrovati per una nuova edizione del TG Juggling, il format mensile per stare aggiornati su tutte le cose fighissime che fanno giocolieri e giocoliere di tutto il mondo. Sì, state guardando il video giusto, io sono Geo il giocoliere e come vedete sto camminando fra le Dolomiti qui della Val di Fassa perché mi sto dirigendo al Circen Dolomites Festival, un festival in alta quota dove in un contesto fantastico circondati dalle Dolomiti si esibiscono artisti circensi. Qui però la strada è ancora lunga, quindi lanciamo il primo servizio dedicato ai migliori video del mese di luglio. Grande protagonista di questo mese è l'IJA. E per diversi motivi, a partire dalla pubblicazione di 4 Trick of the Month sul loro canale YouTube IJA Jugglers. Ad aprire le danze è Mariam Ahmed, una giovanissima giocoliera statunitense, grande amante dei multiplex e dei trick incasinati con le palline. Scendiamo in Messico per incontrare Said Villasana. Era da un po' che non si vedeva un video multipalle psytrance come quello proposto. Quindi, amanti del genere, non perdetevelo. Continuiamo a scendere sempre più a sud nel continente americano e oh, colpo di scena! Un altro giocoliere cileno devastante con le clave. Cioè, comunque io sono davvero incredulo dal livello di qualità che arriva da questo paese. Incredibile. Chiudiamo il filotto IJA Trick of the Month tornando in America con un giocoliere che non avrebbe bisogno di presentazioni. Joey Cronquist, conosciuto anche come Teton Juggler, è qualcosa di davvero pazzesco. Ogni trick è un "ma come fa?" maestro assoluto dello scuggling. Pensavate fosse l'ultimo video dell'IJA, ma anche in questo c'è il loro zampino. Cosmic Light è il nuovo bellissimo act di clave luminose presentato da Julian Kloss e Moritz Rosner al Cascade of Stars dell'IJA Festival 2022. Ameron Rosval ha pubblicato il nuovo video Otherworldly Spirits, una sequenza squisita di trick originali e rivisitazioni di giocoleria con le clave a bottiglia. Ma la chicca del video è che se attivate i sottotitoli avrete i crediti e i commenti di Ameron a ogni trick. Un altro che di trick cervellotici se ne intende è Felix Feldman, che ha ripreso la sua ricerca con i Ballistics. Dal Giappone arriva un super tutorial di giocoleria a 3 palline in stile puzzle. Il video è girato così bene che non sembra nemmeno un tutorial, se non fosse per tutte quelle scritte a me incomprensibili ma assolutamente utili se volete imparare questa tecnica. E a proposito di cosette nerd con le palline, dall'Italia ci difendiamo bene, grazie al prezioso lavoro di Nicolò Piccioli, che propone periodicamente attraverso il suo profilo Instagram schemi e routine davvero interessanti e stimolanti. E stimolante potrebbe essere un ottimo aggettivo nelle sue varie declinazioni per il video Drash Trim di Francesco, Nils e Jerry della scuola Flick di Torino. Il nome infatti non delude le aspettative e il video è un vero e proprio viaggio onirico in un sogno trash dal montaggio incalzante con sprazzi di genialità, che in abbinata alla carte blanche in salsa nordcoreana di Dario Rasia all'Accademia Fratellini rende il mese di luglio un capolavoro avanguardistico. Et la confusion sous les chapiteaux. La situation est excellente. La fontana. Oh no, mi sono bagnato la cravatta. Insomma, anche questo mese un sacco di artisti fantastici e incredibili. Io vi ricordo sempre di andare in descrizione al video, trovare i link, andare a seguire questi artisti e supportarli perché il loro lavoro è davvero incredibile. Oppure un altro modo è andarli a vedere dal vivo in uno dei tantissimi festival che si tengono in questo periodo, come sto dimostrando io in questo momento, o come potete vedere dalle immagini che mi ha mandato Antiglia Circo dello Straluna Festival a Piacenza. Vi ricordo inoltre che ci sono un sacco di convention che vi attendono, quindi consultate la mappina e andatevi a vedere su Juggling Edge tutti i prossimi eventi. A questo punto possiamo passare al prossimo Scusate. Sì, pronto? Anche oggi. Va bene, ok, passatemelo. È in collegamento Matteo Di Gaetano. Matteo, a te la linea. Sì, ciao Geo e a tutti gli amici del TG Juggling. Dal momento che Geo, questo mese sei tu quello in trasferta, ho deciso di ricreare qui in casa mia lo studio del TG Juggling. Questo per prendere il tuo posto. No, ovviamente sto scherzando, solo per oggi e solo per questo mese. Sono qui quindi nello studio del TG Juggling con una pallina da contact e un drone FPV per parlarvi di due ragazzi italiani,
Giaco Atmosfera, giocoliere, e Stefano Forno, videomaker, che hanno unito i loro talenti e la loro arte per farci vedere, come potete vedere dalle immagini, qualcosa di veramente innovativo. Mi raccomando, come al solito, non perdetevi una visita ai loro profili social, dove troverete i loro video e i loro contenuti. Che dire, speriamo che la collaborazione non termini qui. Per il momento, dallo studio del TG Juggling è tutto. Linea a te, Gio. Grazie Matteo, fortuna che ci sei tu a tenere alta la serietà di questo TG. Proseguiamo dunque il nostro viaggio, io lo sto già proseguendo da un po' con il prossimo servizio dedicato ai record, i trick assurdi e le curiosità del mese appena trascorso. Entra a gamba tesa nell'Hall of Fame dei record di questo mese Oscar Carillo, che riscrive i tempi di endurance con 5 e 6 palline in force bounce, rispettivamente 1 ora 13 minuti e 37 secondi e 12 minuti e 10 secondi. Max Kussmaster ritorna in pista riaccendendo la saga dei 5 anelli. Nuovo record spostato a 23 minuti e 30 secondi. Ma qualcosa mi dice che non è finita qua. Impressionanti anche i 10 minuti e 16 secondi di 4 poi in no beat di Bow, che ora deve iniziare a guardarsi le spalle, come dimostrato dal primo trick assurdo di Jan Jun-Yu da Taiwan. Le flexate con gli anelli di Alexander Kulakov. Sequenza pulitissima di manipolazione e tat per Daiki Utsumi. Un altro dream trick per Kellen Quinn. Super contact in body roll per Yusuke Meguro. Rudolf Levitsky ci propone del fake bouncing. Ci piace il 3+1+1 di Kouta Ohashi? Ci piace. Chiudono il filotto 2 tricconi registrati all'IJA Festival. Bellissimo partner Bronson con 5 hula per Amy e Callum. E un mostruoso passing d'anelli 11 up 360 per Jonah e Noah. Sì, perché non so se si era capito, ma si è tenuto l'IJA Festival 2022 e diciamo che i nostri feed sono stati parecchio bombardati dalle figate che arrivavano dall'America. Quest'anno la categoria junior se l'è presa Matthew Wamsley, mentre per la prima volta nella storia del torneo un numero di kendama ha vinto l'individuals con Pung Hom Lam di Hong Kong. Jay Gilligan ha reso disponibile gratuitamente un video workshop di 18 capitoli per insegnanti di giocoleria. Scopo primario del corso è dare strumenti per rendere la giocoleria non solo intuitiva ma anche consapevole. Davvero interessante e ben fatto è il nuovo video pubblicato da Evin Drasjo sul suo canale, dove analizza i pro e i contro delle competizioni di giocoleria esistenti e propone una formula secondo lui vincente. These are my opinions. Concludiamo come sempre questa sezione con un po' di contaminazioni interessanti fra la giocoleria e qualunque cosa con cui venga in contatto, come l'arrampicata giocolante di Matthew Bush o il progetto Tennis Theater di Nikolai e Yannick. Sebbene tennis e giocoleria non siano una novità, è interessante vedere come la ricerca continua a tirar fuori cose davvero fighe. Un po' come la giocoleria con gli ombrelli, che continuerà ad affascinarvi nel video di L'Opinion Loop dal Vietnam. Ed eccomi arrivato a Rifugio Gardeccia, fra pochi minuti inizierà lo spettacolo di Andrea Farnetani, spettacolo che grazie ai nostri potenti mezzi potrete vedere in differita esattamente qui sopra con un paio di riprese. Il mio viaggio si sta concludendo e anche il nostro TG, quindi io ringrazio come sempre la redazione per aiutarmi a scovare queste fantastiche notizie e anzi invito a mandarci messaggi su cosa far vedere, perché noi abbiamo gli occhi un po' in giro ma non riusciamo a beccare tutte le cose bellissime che gli artisti fanno durante il mese. E ovviamente ringraziamo anche Juggling Magazine, il nostro media partner. Da Geo il giocoliere e dalle fantastiche Dolomiti è tutto. Noi ci vediamo fra pochi giorni all'IJC a Tres Cantos e fra un mese esattamente qui sul mio canale per la prossima edizione del TG Juggling.